Lo sapevi che l'ADI non è l'unico aiuto che puoi avere? ADI, assegno di inclusione? Infatti, molte persone dimenticano che il comune ha una specie di tesoretto di sconti proprio per te, specialmente sulla Tari. Quindi cosa succede? Che oggi ti spiego come smettere di pagare le bollette piene, intere, se sei invalido, quindi assistito da qualcuno con la 104 o hai un ISEE basso. Prima di continuare nel video, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina per non perdervi tutte le prossime novità. Allora, cosa succede? Succede che spesso, anzi nel 90% dei casi, ci concentriamo solo sui grandi aiuti dello Stato, come per esempio l'assegno di inclusione, ADI. E tutti i mesi succede la stessa cosa, che siamo lì ad aspettare con ansia la ricarica sulla carta. C'è una verità però, c'è un'altra verità, è che mentre lo Stato ti dà i soldi con una mano, il comune spesso te li toglie con l'altra, sotto forma di tasse locali. Ma c'è un ma, c'è un ma. Prima di continuare nel video, qui sotto trovate il collegamento alla penna Sky ufficiale del canale. Vi lascio qui sotto in descrizione al video il collegamento dove potete trovare questa bellissima penna che è la penna ufficiale del mio canale. Il ma, torniamo al ma, esistono delle agevolazioni locali che possono farti risparmiare centinaia di euro all'anno e che quasi nessuno sa, nessuno dice, nessuno pubblicizza, se le tengono belle nascoste, ok? Quindi vediamo subito come funziona e come richiederle. Parte 1. Il caso Tari, che non è uguale per tutti. Attenzione. Partiamo dalla tassa più odiata, la Tari, ovvero la tassa sui rifiuti, quella che adesso tutti quanti ci stanno facendo il lavaggio del cervello, che non puoi neanche più buttare a momento uno spillo perché altrimenti sono guai assoluti, Quindi attenzione, la Tari, la tassa più odiata, oltre a quella del canone RAI, perché parliamoci chiaro, vanno a braccetto questi due. Molti di voi nei commenti mi hanno chiesto questa cosa qua, ma io ho la legge 104, devo pagarla intera? Attenzione, la risposta è semplice, molto probabilmente no, Dovete sapere che la Tari è una tassa comunale, ok? Il che significa che ogni comune decide le sue regole, perché poi il comune si fa le sue regole, la regione si fa le sue regole, lo Stato si fa le sue regole, l'Unione Europea si fa le sue regole, cioè ognuno si fa le regole che vuole, no? Siamo tutti uguali, ma alla fine poi ognuno si fa le leggi che vuole, tipo una specie di Far West. Ad ogni modo, tuttavia, la stragrande maggioranza dei municipi prevede dei correttivi sociali, ecco, chiamiamoli così. E io mi sono segnato, diciamo, 3 punti principali. Esenzione totale al 100%, che spesso è riservata a chi ha un ISEE molto basso, diciamo solitamente sotto i 9.500, poi dovete aggiornarvi il dato con il vostro comune, attenzione, o per i nuclei familiari composti solo da anziani o persone con disabilità grave, primo punto. Poi c'è la riduzione parziale dal 30 all'80% e qui rientrano praticamente i casi della legge 104. Infatti molti comuni abbattono la quota variabile della tariffa, attenzione, la quota variabile della tariffa, perché questi si sono divisi la quota variabile, la quota fissa, la quota qui e la quota qua, Se la sono studiata bene sta cosa, Attenzione, non è che hanno detto no, dividiamo le cose così poi ognuno si fa gli affaracci suoi. Non così, ma così. Quindi molti comuni abbattono questa quota variabile della tariffa se nel nucleo è presente una persona con disabilità certificata.
E poi terzo punto è famiglie numerose. Se avete 3 o più figli a carico, quasi sempre, quasi spesso scatta una specie di sconto automatico sulla quota variabile. Attenzione, quota variabile, perché si presuppone che la produzione di rifiuti sia alta, ma il reddito pro capite molto basso. Ok? Mm. Quindi attenzione, a differenza dell'ADI, questi sconti non sono quasi mai retroattivi. Quindi se avete già pagato, buonanotte sognatori, perché sai, funziona così qua, no? Perché da noi se non paghi ti vanno a cercare fino a 10 anni fa, però loro non sono retroattivi, no. No. E quello è tutta un'altra storia, no? Perché qua due pesi, due misure. E attenzione che se non presenti la domanda quest'anno, i soldi dell'anno scorso potrebbero essere persi. Dico potrebbero perché... Poi abbiamo la parte 2, il bonus idrico, l'aiuto dimenticato, l'aiuto dimenticato. Quindi vediamo questa questione del bonus sociale idrico. Per quanto riguarda luce e gas, ormai il sistema è quasi automatico grazie proprio all'incrocio dei dati tra l'ISEE, i fornitori che distribuiscono l'acqua, l'idrico, scusate, dicevo ISEE, luce, gas. E quanto riguarda il bonus acqua, garantisce la fornitura gratuita di circa 50 litri al giorno a persona. Quindi se i calcoli non mentono, dovrebbero essere circa 18 metri cubi all'anno per ogni componente del nucleo. Poi fatevi i vostri conti a casa con calma. E quindi abbiamo due punti. Il problema è cosa fare. Primo punto, il problema. Molti gestori idrici locali sono piccoli e non sempre i sistemi informatici comunicano alla perfezione. Okay? Quindi, con la scusa che loro sono piccolini, guarda un po', non gli funziona bene. Quindi, cosa fare? Cosa fare? Se nella bolletta dell'acqua non vedete la voce bonus sociale, dovete fare una verifica col vostro gestore locale. Alle volte serve un passaggio extra, comunicazioni, lettere raccomandate, qua e di là, specialmente se vivete in un condominio e non avete un contratto diretto con loro, quindi l'utenza diretta con loro. Non date per scontato che facciano tutto loro. Attenzione. Ora vediamo il trucco del modulo ed ecco quindi a questo punto la parte fondamentale. Come si ottengono questi sconti? Qui c'è il trucco. A differenza dell'assegno di inclusione che gestisce e potete gestire tutto quanto sul sito internet dell'INPS, qui dovete diventare delle specie di investigatori privati, dei detective, dei 007 del vostro comune, perché queste cose sono sempre tutte belle nascoste. Non c'è niente di automatico, quindi non aspettate che il comune vi mandi una lettera dicendo guarda che visto che hai un ISEE basso, hai diritto allo sconto. Questo non succede, come non succede con l'INPS, come non succede con tutti gli altri. Quando devono chiedere soldi, stai tranquillo che succede. Ti dicono guarda che non hai pagato, allora lì vi trovano persino sulla luna. Ma quando devono darvi degli sconti, non sanno manco chi siete. Secondo, la ricerca magica, la ricerca magica. Dovete andare su Google, su internet, sul motore di ricerca che usate e scrivere riduzione Tari, l'anno in corso e comune, e scrivere il comune di dove, il nome del vostro comune. Terzo, il modulo. Cercate nell'area tributi o servizi sociali il modulo. Di solito si trova una specie di modulo in PDF che dovete compilare. Poi, ovviamente, andrà allegato, che ne so, l'ISEE, il verbale della 104, insomma, della documentazione sarà da allegare. E quarto punto, attenzione alla scadenza. Molti comuni mettono come scadenza il 30 giugno o il 31 luglio per avere lo sconto dell'anno in corso. Quindi se vi svegliate a settembre, pagate tutto l'anno, ok? Fate attenzione. Per concludere c'è la conclusione e la chiamata all'azione.
Ricordatevi che i soldi risparmiati sulle tasse sono soldi guadagnati, esattamente come se fossero un aumento dell'assegno di inclusione. Ok? Risparmio e guadagno. Una volta si diceva così, risparmio e guadagno. Non regalate i soldi al vostro comune se avete diritto a queste agevolazioni. Visto che ogni comune ha il suo modulo e le sue regole, facciamo un gioco interessante e utile per tutti. Magari scrivete qui sotto nei commenti il nome del vostro comune e se c'è qualcuno che può aiutarvi, magari può indicarvi come trovare i moduli da compilare per quest'anno che riguardano proprio la vostra città. Ok? Facciamo sta cosina qua. A sto punto io vi dico che se il video vi è stato utile, lasciate un bel like, condividetelo nei gruppi WhatsApp della vostra zona, nei gruppi Facebook, dove volete, così secondo me potete dare un aiuto anche a un vostro vicino di casa o un parente che sta pagando delle bollette astronomiche, le bollette intere, senza manco saperlo, ok? E ricordatevi, come vi ho detto all'inizio, la penna Sky ufficiale del canale, la penna Sky. Trovate tutti i collegamenti qui sotto a questo video. Io vi ringrazio per avermi guardato, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina per non perdere tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!